Vediamo quindi cos'è questo GSD. Quindi GSD è la Ground Sampling Distance. È per chi usa un drone un dato fondamentale che mi indica la dimensione di un pixel sul terreno e quindi il dettaglio dell'elemento più piccolo di una foto. Anche in questo caso, più il pixel sarà piccolo, maggiore sarà l'accuratezza che potrò ottenere in fase di ricostruzione fotogrammetrica del modello. La GSD inoltre dipende anche dalla quota. Maggiore sarà infatti la GSD, maggiore sarà il valore assoluto, quindi scarsa accuratezza. Più aumento l'altitudine, meno accurato sarà. Più mi avvicino, più sarà ottima. Occorrerà anche meno sovrapposizione. Vediamo in questo foglio di calcolo di Pix4D. Questo diciamo una ricostruzione tipo che ho fatto con un DJI Phantom 3 che si trova a una quota di 6 metri e una risoluzione di 4000 x 3000 pixel. Quindi innanzitutto il GSD si trova eseguendo questa formula, quindi SV che è la larghezza del sensore in millimetri per l'altezza che sarebbe la quota di volo, fratto FR che è la lunghezza focale in millimetri per IMV che sarebbe la larghezza dell'immagine in pixel. Quindi come sapete la lunghezza focale è la distanza tra il punto di presa e il sensore, diciamo. Quindi qua in ordine bisogna inserire questi valori: larghezza del sensore in questo caso era di 6 mm, FR lunghezza focale in millimetri in questo caso era di 3,61 mm, altezza 6 metri e poi ho messo la larghezza dell'immagine. Questi valori già bastano per calcolare il GSD, in questo caso era 0,26 centimetri per pixel e diciamo è un GSD che può essere. E vediamo intanto una cosa, visto che mi chiedevate anche cos'era la sampling distance, quindi ora abbiamo visto cos'era la ground sampling distance, che è un po' diciamo il GSD, sta alla base dei rilievi aerofotogrammetrici, quindi quelli fatti dall'alto dal drone. Ci sono anche altri indici come la sampling distance che viene utilizzata invece per la fotogrammetria terrestre che riguarda anche i droni quando svolgono il rilievo di una facciata. Quindi la sampling distance chiaramente anziché utilizzare la quota di volo come il drone, in questo caso utilizzerà nel caso di una facciata la lunghezza focale, quindi la distanza dal punto di presa alla superficie della parete. La formula sarà la seguente, quindi dovrò fare SD uguale P che è pixel size per D che è la distanza focale fratto la lunghezza focale. Adesso vediamo un esempio subito. Quindi ad esempio io ho una Nikon D3002 che ha queste caratteristiche di risoluzione circa 6000 x 3000 e il sensore APS-C con queste dimensioni. Quindi nel nostro caso vado a sostituire il pixel size, me lo calcolo con la formula che vi ho fatto vedere prima, facendo la larghezza del sensore fratto la larghezza di un pixel, quindi 23,2 fratto 6000, lo trovo, e poi la distanza diciamo della facciata mettiamo che siano di 6 metri. La focale, utilizzo una focale di 105 mm, però la mia è una APS-C, quindi non è una full frame, quindi devo utilizzare in questo caso il crop factor, quindi l'area di ritaglio risulta essere di 70 mm, dividendo i millimetri della focale che ho utilizzato per questo valore. Quindi risolvo la formuletta e quindi risolvendo qua sotto trovo un valore di 0,33 mm per pixel. Questo ad esempio è un valore che ci sta, insomma.